Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme dei calzoni ripieni in padella. L'impasto non prevede l'aggiunta di lievito e si prepara in pochissimi minuti. Il risultato è davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare l'impasto dei nostri calzoni abbiamo bisogno di farina 0 con 12 g di proteine, sale, olio extravergine di oliva e acqua di rubinetto. Per prima cosa mettiamo il sale nella farina e lo misceliamo. I pesi come al solito li trovate scritti in info box sotto il video. Ora aggiungiamo tutta l'acqua e l'olio . Impastiamo. Lasciamo il cucchiaio e impastiamo a mano. Io impasto direttamente in ciotola, ma se vorrete potrete lavorare direttamente sul piano di lavoro. L'impasto è elastico e ben lavorabile. Eccolo qui. Per il momento non dobbiamo fare altro. Facciamo riposare l'impasto in ciotola per 15 minuti e copriamo la ciotola con un panno morbido. Dopo il breve riposo prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo sul piano di lavoro e iniziamo a lavorarlo. Guardate com'è diventato soffice soffice. Lo lavoriamo appena per un minuto. Lo allunghiamo, lo pieghiamo e lo riallunghiamo, così. Eccolo qui, niente di più semplice. E adesso lo tagliamo. Io faccio dei pezzi di impasto che pesano circa 60 grammi. E ora faccio così, come se dovessi fare le palline quando si prepara l'impasto della pizza. Uno ad uno lo chiudo e lo pirlo. È una pasta bellissima, liscia, vellutata ed elastica. Ecco, cercate di utilizzare una farina con 12 grammi di proteine perché vi darà proprio un impasto perfettamente elastico. Adesso prendiamo la prima pallina che abbiamo formato, infariniamo il piano di lavoro e andiamo a stenderla.
Così è sufficiente, vedete che abbiamo dato uno spessore di un paio di millimetri. E adesso mettiamo il primo ripieno, spinaci e crescenza. E ora chiudiamo, facciamo uscire bene l'aria e sigilliamo il bordo. Con una rotella rifiliamo il bordo in eccesso. Chiudo ulteriormente i bordi con una forchettina. E metto il mio primo calzone su un vassoio spolverato leggermente di farina. Procediamo alla stesura di un altro panetto. E anche questo è pronto per essere farcito. Qui mettiamo prosciutto di tacchino ed Emmental. Anche qui rifiliamo un pochino l'impasto. E sigilliamo i bordi con una forchetta. E anche questo è pronto. E anche questo lo metto sul vassoio infarinato. Stendiamo un altro panetto. E qui cambiamo ancora ripieno. Mettiamo pomodoro e scamorza affumicata. Io uso una passata di pomodoro che è già condita con olio, sale e un pochino di origano. Se vorrete potrete mettere anche un pochino di pepe. Vi sto dando inoltre delle idee di ripieno, ma poi i ripieni potranno essere personalizzati a vostro piacere. E anche questo lo chiudiamo. Rifiliamo un pochino di bordi. Poi questi ritagli possiamo ristenderli. Sigilliamo ancora con la forchetta. E anche questo calzone è pronto e può andare sul vassoio infarinato. Continuo a preparare tutti gli altri allo stesso modo. La padella è ben calda, l'ho unta con un pochino di olio e mettiamo a cuocere i calzoni. La fiamma deve essere media. Io ungo con un pochino d'olio anche la superficie dei calzoni una volta che li ho messi in padella.
un paio di minuti anche da questo lato e poi sono pronti. I calzoni sono pronti, li prendiamo e li mettiamo su un piatto. Continuiamo la cottura. I miei calzoni in padella sono pronti per andare in tavola. Abbiamo ottenuto una cottura perfetta. Vedete la doratura? Sono davvero meravigliosi, perfettamente cotti. Semplici e veloci da preparare, il che non guasta. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che la mia ricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento al mio prossimo video. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie video ricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.